Lecce-Inter, prima giornata di Serie A, parte da Lecce, la stagione dell'Inter, campo che nasconde delle insidie contro l'entusiasmo di una squadra neopromossa che vuole fare sicuramente bella figura davanti al proprio pubblico. E allora, per presentare la partita e cercare quindi di anticipare che cosa vedremo nella gara di questo sabato 13 agosto, qui con me oggi c'è Alessio Amato, giornalista di calciolecce.it. Ciao Alessio e ben ritrovato su Passione Inter innanzitutto. Ciao Lorenzo, ciao, buonasera a te e a tutti quanti, è ovviamente un piacere per me risentirci. Ci eravamo sentiti, infatti, forse ricorderete, Alessio è stato ospite qui da noi quando abbiamo parlato di Hjulmand, centrocampista del Lecce, che era stato accostato all'Inter e che adesso ritroveremo ovviamente da avversario, quindi lo terremo sicuramente d'occhio, a maggior ragione in questa partita. Prima di parlare però dei singoli, Alessio, tra l'altro c'è questa particolarità, Inter e Lecce si sono affrontate alla prima giornata di campionato anche qualche anno fa, nel primo anno di Antonio Conte all'Inter, quella volta era a San Siro, nell'Inter appunto debuttava Antonio Conte. Prima domanda ti chiedo che cos'è rimasto di quel Lecce lì, visto che è passata qualche stagione. Potremmo dire che non è rimasto nulla dal punto di vista tecnico, però è Mhm. rimasto tutto, cioè c'è questo paradosso perché è rimasta la passione dei tifosi che fu trascinante veramente in quella partita, perché veramente se si pensa la differenza di valori che c'era in campo tra una squadra che l'anno dopo poi vinse lo scudetto praticamente con gli stessi, possiamo dire, grosso modo effettivi, con lo stesso chiaramente allenatore, e una squadra poi quella di Liverani che retrocesse, però c'era un grande però perché probabilmente senza lo stop per il Covid, con gli stadi pieni, insomma, quei 3 punti che sarebbero serviti per salvarsi, insomma, sarebbero arrivati, però è rimasto quell'entusiasmo, insomma, sugli spalti, perché la passione dei tifosi salentini, ora a prescindere dal fatto che anche quest'anno sia una neopromossa, quindi è sempre facile, ecco, vivere sugli entusiasmi da neopromossa, però era lo stesso francamente anche negli anni più bui di 7-8 anni fa. La società è anche quello che è la cosa forse più importante, c'è una società con forti tinte salentine, quasi interamente salentine, anche gli sponsor sono tutti salentini, solo una piccola percentuale, ma parliamo veramente di cifre vicine al 2% di quote indonesiane, però insomma, sono i due capisaldi davvero del Lecce. Per il resto c'era Meluso che fece una squadra puntando molto, era un Lecce molto più di nomi, quello di 3 anni fa, questo tutt'altro. Ora c'è Corvino, completamente un'altra strada dal punto di vista delle idee, del progetto tecnico, che stavolta vuole essere un po' più attento al bilancio, quindi guardando al rettangolo verde praticamente diciamo che le cose sono molto diverse. Questo è un Lecce che arriva da un grande cammino anche nella scorsa Serie B. Ti chiedo appunto in questo approdo, in questo grande ritorno in Serie A, invece che squadra è nata secondo te? Che Lecce torna oggi in Serie A? Premesso che qui io personalmente, in realtà un po' tutti quelli che vogliono essere un po' più razionali nell'analisi, non possono che avere un giudizio sospeso, nel senso che il capisaldo, ce lo siamo detti qualche secondo fa, è quello di costruire una squadra a cui non interessa francamente ottenere dei risultati immediati. E non parlo della gara con l'Inter, ma anche di Mhm. diciamo una squadra a cui non interessa salvarsi per poi essere l'estate dopo appunto a capo, se non in una situazione peggiore, quindi magari spendendo un po' a scatola chiusa, perché poi se si vuole spendere diciamo senza sperperare bisogna spesso andare all'estero, e quindi si rischierebbe di spendere su scommesse. Quindi Corvino sceglie un'altra strada, cioè quella di scommettere, perché poi quando non puoi spendere troppo non puoi fare altro che scommettere, però andando su quegli elementi che magari possono passare inosservati a chi, come delle big, ma non solo,
hanno più da investire e quindi il Lecce si può inserire in quella fetta di mercato. Quindi un calcio delle idee, un calcio che non ha vergogna di dire che vive un momento di crisi e quindi non preferisce, insomma, Sticchi Damiani, il presidente, è stato eloquente, ha detto questa è una Serie A in cui il metà delle squadre sono tecnicamente fallite, in cui le banche hanno un ruolo da protagonista, non è solo la Serie A così, però possiamo dire che il nostro calcio, avendo meno introiti di altri calci, potrebbe anche avrebbe bisogno di maggiore sostenibilità. Il Lecce ha scelto quella squadra, non vuole fare squadre con i soldi degli altri, però la controparte è che tu il 12 agosto ti sei ritrovato e ti ritrovi alla vigilia di una gara molto importante, magari poi entreremo nei dettagli della formazione dopo, però di fatto senza difensori in rosa, tolti Dermaco e Tuia, reduci dall'anno scorso, e Cetin, che è stata appunto un'occasione giovane, last minute, presa dopo l'infortunio di Dermaco con il Cittadella in Coppa Italia. È un rischio perché i difensori centrali capitati sotto mano o erano molto costosi o non erano coerenti col progetto giovanile. Ricordiamo che il Lecce ha rinunciato a Lucioni e Coda, sono stati rispettivamente il miglior difensore e il miglior attaccante della scorsa Serie B. Sono scelte coraggiose perché insomma Sì. credo che chiunque avrebbe tenuto Coda Sarebbe ripartito da lì. sì, non preso un under 21 come Colombo, che non ha esperienza di Serie A, e un giovane mica tanto, perché è un classe 96, però insomma un nuovo prospetto, ecco, per il calcio che conta, Cissé, che uno sì, ha fatto tantissimi gol nel campionato svizzero, lanciando al trionfo lo Zurigo, però insomma è un giocatore che è totalmente da scoprire. Quindi è difficile dire che Lecce è un Lecce che è una scommessa in tutto praticamente. Quindi ad oggi anche fare una sorta di griglia di partenza, secondo te, guardando un po' anche le altre che lotteranno per la salvezza, è ancora un po' presto, forse, un po' difficile. Ma guarda, è chiaro che bisogna farla. Io stesso sulla nostra testata giornalistica la stiamo producendo ovviamente per questo inizio di campionato. Onestamente, visto che queste griglie si fanno tenendo soprattutto conto della carta, perché cos'altro si può tenere conto? La fiducia Certo. negli allenatori. È chiaro che cioè, insomma, alla vigilia più o meno su 20 allenatori bisogna avere la fiducia in tutti, non si può non avere fiducia in un allenatore che è stato scelto, cioè nessuna squadra di Serie A sceglierebbe un allenatore che è arrivato 18esimo in Serie C l'anno prima, insomma. Quindi i fattori sono pochi da prendere in considerazione, soprattutto la carta. E carta alla mano il Lecce è difficile metterlo in zona, cioè fuori dalle ultime tre, ecco. Però c'è un però, bisogna lasciarsi un ampio margine perché siamo al 12 agosto, ma anche perché quando tu punti su 11-12 scommesse, per definizione non puoi dire che saranno campioni, ma non puoi dire nemmeno che sarà un flop. Quindi è chiaro che andando a indovinare 4-5 di quei giocatori presi, che diciamo magari tolto Corvino sono poco conosciuti, Chiaro. indovinandone 4-5 ti puoi salvare tranquillamente, anche perché onestamente la più grande speranza, lo dico con tutta onestà e che nessuno si offenda, è che questa insomma Serie A ha ormai raggiunto un livello così basso che paradossalmente una neopromossa vede più chi è davanti avvicinarsi verso di loro che a sua volta muovere un passo in avanti, quindi magari ci saranno quei 2-3 flop che Ci con quelle sta. 2-3 scommesse vinte un 17° posto potrebbe anche non essere così impossibile, insomma. Ci sta, ci sta, ci sta. Arriviamo a questa partita, al Lecce-Inter. Hai parlato quindi anche di qualche problema, un po' di ritardo nella costruzione della rosa. Ti chiedo quindi se ci puoi dare un accenno di quella che sarà la formazione e contestualmente se puoi avvertire i tifosi interisti di quelli che sono i principali rischi che può correre in casa del Lecce. Quali sono le armi principali di questo Lecce che possono mettere in difficoltà l'Inter? Guarda, partendo da quest'ultima domanda ti direi la risposta più ovvia.
che banale però non è, cioè che il principale nemico è il via del mare, perché insomma il Lecce nella sua storia con Inter, ma anche con Milan, Juve, Lazio, Roma, Napoli, oddio Napoli magari più in epoca recente, però è partito sempre chiaramente nettamente svantaggiato, eppure il Lecce probabilmente in proporzione tra le provinciali è quello che negli ultimi 30 anni vanta una percentuale di punti rubati alle big che è veramente da zona, quasi da zona Europa League. Forse ci sono squadre che arrivano settime, ottave che fanno meno punti, e questo è da rintracciare proprio nel calore del pubblico, che chiaramente, come c'è la possibilità che, come è avvenuto ai tempi di Ronaldo, di perdere di 5, anche di 6 gol, perché chiaramente la percentuale di rischio c'è sempre, però è chiaro che la spinta dello stadio in questo tipo di gare è un'arma in più. Tornando al campo, 4-3-3 e molti dei ruoli sono praticamente fatti, anche se nel momento in cui ti parlo non è ancora stata diramata la lista dei convocati. Falcone chiaramente è intoccabile, è il nuovo titolare, quindi tra i pali. Sulle fasce le scelte dovrebbero essere fatte con Gendré a destra e Gallo a sinistra, quindi due terzini molto giovani ed esordienti in Serie A. Al centro Cetin, l'ho citato prima, è stato preso come emergenza e ovviamente è l'unico difensore centrale di ruolo in rosa e dovrà giocare titolare perché, come detto, sono infortunati Tuia e Dermagu e purtroppo l'affare Maksimovic saltato all'ultimo istante ha lasciato in questa situazione attualmente Pantaleo Corvino. Al fianco di Cetin giocherà Alexis Blen, che di ruolo fa il centrocampista centrale, ma che Baroni ha confidato di amare proprio per la sua dedizione e per la sua intelligenza tattica, quindi diciamo è l'unico, è quello che meglio si può adattare in questo momento in casa giallorossa. È stato anche tra i migliori nella sfortunata gara di Coppa con il Cittadella. A centrocampo le chiavi della regia sono affidate ovviamente a Morten Hjulmand. Al suo fianco, centrodestra, croato Bistrovic, arrivato dal CSKA Mosca, un bel piede, sicuramente può essere un elemento sui calci da fermo magari da tenere sott'occhio. Al centro-sinistra invece al momento c'è, visto l'assenza di Askilsen, ballottaggio tra altri due giovanissimi che sono Helgason e Gonzales, anche per loro, nemmeno a dirlo, esordio in Serie A, perché parliamo veramente di una squadra che ora, tra quelli che ti ho citato, tolti Cetin e Falcone, tutti esordienti. In attacco, ovviamente, la stella di questa squadra, che è Gabriel Strefezza nel ruolo di ala destra, un giocatore che pur partendo, cioè non è una tipica ala di quelle insomma da 4-3-3, è uno che ti piace molto accentrarsi, rientrare anche sul sinistro, sorprendere, cacciare il classico coniglio dal cilindro, quindi magari proverà a giocare, ecco, alle spalle di Cialanoglu in quella diciamo pezzo di campo dove magari un difensore ancora non si può addentrare per non lasciare poi troppo campo alle spalle, perché con Gendré costruisce poi un treno interessante. Sul sulla sinistra invece Federico Di Francesco, altro neoacquisto, e in attacco il ballottaggio che si preannuncia sarà così per tutta la stagione a San Sisè e Lorenzo Colombo dovrebbe essere vinto in partenza ancora dall'attaccante gambiano, sebbene insomma Colombo, che si è fatto veramente vedere bene nel precampionato e ha segnato anche in Coppa Italia, chiaramente scalpita, però diciamo, salvo sorprese, l'unico vero ballottaggio dovrebbe essere quello appunto per la mezzala sinistra tra Helgason e Gonzales. Chiaro, chiarissimo. Ci sono diversi, tra l'altro, elementi molto interessanti nel Lecce. Hai parlato di Strefezza, sicuramente quello più in vista. A me piace anche molto il portiere Falcone, in realtà secondo me è un buonissimo colpo da parte del Lecce, lo seguiremo con attenzione. Vado verso la chiusura, volevo chiederti di Baroni, un allenatore di grande esperienza, a livello anche di stile di gioco. È chiaro che probabilmente le varie assenze e questo mercato in ritardo potrebbero anche far cambiare qualcosa, però a me sembra Baroni un allenatore, correggimi se sbaglio, che ha la sua idea di calcio, difficilmente la cambia
e se ripenso anche a quel famoso Inter-Lecce di cui parlavamo prima a San Siro, ero allo stadio, lì avevamo visto un Lecce forse anche fin troppo coraggioso. Secondo te in questa partita che Lecce vedremo da questo punto di vista? Sì, ricordo molto bene quella gara, ero nella mia settore stampa di San Siro anch'io, e Non ci siamo tutti incrociati eravamo, allora, o non ci conoscevamo eravamo, ancora. esatto, esatto. Insomma, nei primi 20 minuti, ecco, fu Lecce, era piaciuta quest'idea, Sì, questa voglia di sì, Liverani di andare a fare calcio in campo, sul campo della favorita per lo scudetto. E poi è andata a finire come è andata a finire, 4-0, anche se praticamente di fatto in un modo o nell'altro furono tutti 4 gol arrivati su tiri da fuori o dal limite, perché anche insomma il tap-in di Lukaku arrivò su una respinta di un tiro da fuori, quindi chiaro, il risultato alla mano, andò meglio al ritorno. Al ritorno Liverani fu la seconda gara delle 3 in cui in tutta la stagione abbandonò il suo credo molto offensivo per sì. puntare su un 3-5-2, che poi ha dato i suoi frutti, e magari senza quell'incrocio dei pali colpito da Falco in extremis si sarebbe parlato di un colpaccio. A posteriori, chi lo sa, anche quei 2 punti in più che sarebbero stati decisivi per la salvezza. Stavolta ne abbiamo anche parlato con il mister in questo precampionato, se avesse provato altre cose. Lui, dalla risposta che ci ha dato, ci ha fatto capire che non è tanto una questione di moduli, quindi difficilmente magari vedremo il Lecce con un modulo diverso dal 4-3-3, almeno in questa fase iniziale, poi chi lo sa. Magari cambierà sicuramente l'atteggiamento, nel senso che la presunzione, ecco, un pizzico possiamo dirla, che aveva avuto Liverani, perché con quel tipo di gioco è chiaro che per 20 minuti puoi anche fare la tua gara, magari contro chiunque, però diciamo ti esponi facilmente, e poi anche senza strafare gli avversari possono fare 3-4 gol tranquillamente se hanno più spazi. Diciamo che il mister Baroni, io credo che imposterà una stagione molto cercando di mantenere quest'idea di Lecce che prova a dominare la partita avuta in Serie B, però applicandola ai valori tecnici della Serie A, il che vuol dire una squadra che non può permettersi di speculare per 90 minuti, probabilmente nemmeno per 30, ma magari dovrà cercare di chiudersi e rifiatare quando l'avversario si sfuria, però per poi cercare comunque di produrre, perché appunto è questa la mentalità. Sì. Sicuramente saranno altre le gare in cui Lecce potrà permettersi di tenere il pallino del gioco magari a metà o anche qualcosa di più. Con l'Inter si propenderà più per questa, diciamo, sfumatura sempre di dinamismo, ma più incentrata all'attenzione su quello che farà l'avversario, che all'offendere. Quindi magari sicuramente vedremo più attacchi della profondità e più ripartenze rispetto ad altre gare. Quindi è così che Baroni vuole impostare la stagione, l'ha detto nemmeno senza girarsi troppo intorno. Chiarissimo, adesso ti faccio l'ultima domanda, invece se guardi all'Inter ti dico la classica domanda di rito, un giocatore che temi in modo particolare, un giocatore che toglieresti a questa Inter in vista della prossima partita? Sicuramente questa è una domanda più facile, è più facile che me la faccia un collega, ecco, di una diretta concorrenza, dove magari toglierei volentieri per avvantaggiarmi io e togliere pericolosità. In realtà togliendo all'Inter, insomma, eh, guarda, veramente io ti direi Lautaro, perché mi sembra tra tutti il giocatore che ha più la capacità di risolvere quella partita che magari in cui l'Inter può giocare molto male, cosa che magari Lukaku può avere più difficoltà, perché io spesso ho visto un Lukaku straripante nelle gare in cui era anche l'Inter straripante. Fare magari qualche gol bello in più rispetto a Lautaro, qualche gol sporco in meno, ma anche se insomma stiamo andando a cercare davvero il pelo nell'uovo, perché sono in Ci realtà sta. tutti, ci può essere la punizione di Çalhanoğlu, il gol di Brozovic come fu appunto
gara tra nerazzurri e giallorossi a San Siro, ma magari anche dai calci d'angolo, tornando invece all'ultimo precedente al Via del Mare, dove segnò Bastoni, quello che credo sia stato il suo primo gol, probabilmente Mi sa di sì, mi sembra proprio di sì. Ecco, insomma, anche le fasce, ecco, Gosens, l'ultima gara che ha giocato a Lecce è stata un Lecce-Atalanta 2-7, per intenderci, dove l'Atalanta attaccava che sicuramente nella mia vita è stata la squadra che ho visto fare più ingressi in aria al Via del Mare, insomma, di squadre non viste, dall'Inter, Sì. insomma, di Ronaldo a quella di Mourinho, eccetera. Però insomma è complicato, è inutile dire che forse insieme al Milan e alla Juve probabilmente erano i peggiori avversari da avere alla prima giornata, con una squadra fatta per metà. Dall'altro sai benissimo che regalare, magari parlo tra virgolette regalare, ovviamente metaforicamente, Sì. cioè magari non potendosi giocare tutte le proprie carte contro l'Inter, è meglio che farlo ovviamente contro lo Spezia in gare da 6 punti. Ci sta, ci sta. Alessio, io ti ringrazio ovviamente per i contenuti e le informazioni che ci hai portato. Ovviamente ti auguro buon lavoro e buon campionato, chiaramente. A te Lorenzo, speriamo che sia una partita quantomeno equilibrata che ci lasci un po' di incertezza, dai. Assolutamente. Ringraziamo allora Alessio Amato, calciolecce.it, lascio anche i link in descrizione ovviamente per seguire la testata e tutte le informazioni poi nell'avvicinamento a questa partita. Prima di salutarvi poi come al solito vi lascio, per chi ci ascolta in podcast, un link in descrizione per riascoltare il nostro commento alle dichiarazioni di mister Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di questa partita. Per chi ci segue da YouTube invece lo trovate cliccando qui alla fine di questo episodio di oggi.